Qui su Passione Inter ormai da diverse settimane vi stiamo raccontando di un prossimo mercato estivo dell'Inter che potrebbe essere, direi, diverso da molti degli ultimi che abbiamo visto. Un mercato che potrebbe portare l'Inter a fare degli acquisti più pesanti, degli acquisti anche più a lunga visione, non solo perché giovani, ma perché sostituti di alcune colonne portanti che hanno fatto parte e sono state parte integrante del ciclo che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo. Alcuni di questi dovranno necessariamente salutare l'Inter per ragioni banalmente anagrafiche, sono stati però giocatori molto importanti, quindi l'Inter, nella condizione in cui si trova oggi, si prepara a sostituirli. E oggi, proprio in queste ore, la Gazzetta dello Sport è uscita con una notizia che ci dà un quadro ancora più preciso e ancora più completo della situazione e, se vogliamo, secondo me, rafforza ulteriormente questa prospettiva. La notizia che vi mostro nel suo titolo adesso a schermo è relativa al bilancio che si andrà a chiudere tra poco meno di 2 mesi e che porterà l'Inter, scrive la Gazzetta, verso il secondo utile consecutivo di bilancio. Si tratta di una notizia, non dico sorprendente, ma estremamente confortante, perché l'anno scorso l'Inter, come ricorderete, ha chiuso il bilancio a più 35 milioni, quindi un attivo di 35 milioni. Quest'anno, scrive la Gazzetta, ci si dovrebbe fermare intorno a un più 10 milioni più o meno. Questo è il dato finale, in attesa però di due cose che ovviamente ad oggi ancora non possiamo conoscere. La prima è il risultato della finale di Coppa Italia, perché se l'Inter vincesse la Coppa avrebbe dei ricavi non di tanto, ma ancora ulteriormente maggiori rispetto a una sconfitta ovviamente contro la Lazio. E ovviamente il secondo elemento che ci manca sono le eventuali operazioni di mercato che si potrebbero chiudere entro la fine di giugno e che quindi avrebbero un impatto dal punto di vista economico su questo bilancio che ancora andrà chiuso e non su quello successivo. A fronte di tutto questo, però, la situazione è quella che descrive appunto la Gazzetta e di cui all'interno di questo contenuto andremo a parlare. Amiche e amici passioni interisti, vi do il ben ritrovati, vi invito come sempre a cliccare qui sotto sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti e poi, se vi va, qui in alto trovate il QR code per entrare a far parte del club di Passione Inter che, complice anche la gioia e la festa scudetto di queste ore, ha visto proprio recentemente tanti nuovi ingressi. Siamo davvero molto contenti, quindi colgo l'occasione per ringraziare anche in questo caso, anche a voce, anche qui tutti i nostri nuovi sostenitori del club. Il bilancio chiaramente poi ufficiale con tutti i documenti nello specifico, come sapete, viene reso disponibile tendenzialmente tra fine ottobre e inizio novembre dell'anno successivo alla chiusura, quindi il bilancio che si chiuderà il 30 giugno 2026 sarà disponibile a fine ottobre 2026. Non abbiamo ancora tutti i documenti ufficiali e precisi, però si possono già fare delle stime, si possono già fare dei calcoli più o meno precisi che, vi dicevo, partono da un bilancio, quello dell'anno scorso, che è stato molto positivo. L'Inter ha fatto il record assoluto di ricavi e ha piazzato un risultato di utile tra i migliori della sua storia, ma ovviamente è stato un bilancio fortemente influenzato dal percorso Champions, che, come sappiamo, per una squadra come l'Inter, per una squadra italiana, non può essere considerato la normalità arrivare in finale di Champions League. Andando a snocciolare qualche numero così ci chiariamo meglio. L'anno scorso l'Inter ha chiuso con 567 milioni di ricavi, mentre quest'anno, proprio in virtù di quel percorso Champions che non c'è stato e anche del mondiale per club che l'Inter l'anno scorso ha disputato e che ha portato circa 30 milioni di ricavi, i ricavi complessivi dovrebbero calare fino a circa 470 milioni, quindi non ci saranno più i 30 del mondiale per club. A livello Champions i ricavi UEFA complessivi dovrebbero essere inferiori di circa 85 milioni, nel complesso più o meno saranno quindi intorno ai 470, comprese circa 30 milioni di plusvalenze già piazzate, mentre l'anno scorso ci eravamo fermati a 22. Se poi l'Inter dovesse cedere altri giocatori entro fine giugno, come dicevo prima, e dovesse piazzare delle altre plusvalenze, queste verranno sommate a questo dato di 30 che è già stato registrato. I costi però di questo bilancio dovrebbero invece fermarsi a circa 460 milioni, da qui più o meno spannometricamente, come vi dicevo prima, il più 10 che anche la Gazzetta stima essere il risultato finale. Costi che sono stati ulteriormente tagliati rispetto all'anno scorso all'interno di diverse spese. Se dovessi indicarvene due, che sono
le più importanti, direi anche quelle un pochino più vicine alla quotidianità del tifoso, tra virgolette. La prima sono il costo della rosa. L'Inter rispetto all'anno scorso ha fatto sì degli acquisti che sono costati a livello di cartellino, delle cifre anche importanti, però a livello di ingaggio ha risparmiato tanto. Mi viene in mente ad esempio la gestione del parco attaccanti. L'Inter perde Correa, Arnautovic e Taremi, 3 giocatori che avevano un ingaggio piuttosto alto e a parte Taremi gli altri 2 avevano anche un discreto peso a bilancio, frutto dell'operazione che li aveva portati in nerazzurro. Quest'anno l'Inter compra Bonnì e lo paga circa 20-22 milioni se non sbaglio, però ha un ingaggio molto più contenuto, e poi Pio Esposito che non è stato pagato perché era un prestito e che anche lui ha un ingaggio molto contenuto. Quindi già in questa proporzione si può capire quello che è la differenza a livello economico. Non dimentichiamoci anche la spesa per il tecnico, perché Simone Inzaghi e il suo staff chiaramente avevano un costo ben superiore rispetto a quello di Christian Chivu e del suo staff. E poi il secondo dato notevole di cui si era parlato al tempo quando era uscita questa notizia riguarda il rifinanziamento del bond che la proprietà Oaktree aveva fatto ormai diversi mesi fa, che ha portato il costo, diciamo, degli interessi finanziari legati al bond ad essere quasi dimezzato. E quindi l'Inter, che ogni anno, come ricorderete, doveva considerare all'interno del suo bilancio questo costo di interessi che erano, tra virgolette, passatemi il termine, soldi buttati, perché era proprio un puro costo finanziario. Questo costo c'è ancora, ma è stato notevolmente ridotto rispetto alla scorsa stagione. Quindi tutto questo ci porta ad un esito complessivo che vi dicevo prima di circa più 10 milioni. Ed è un dato estremamente positivo, ragazzi, perché significa che l'Inter finalmente, dopo un percorso lungo davvero tanti anni e una fase centrale di questo ciclo positivo, quando c'era stato il problema anche legato alla pandemia, alle difficoltà dalla proprietà cinese di Zhang, l'Inter finalmente sta arrivando verso una stabilità e un equilibrio strutturale tra costi e ricavi. Cos'è che si è sempre detto? L'obiettivo è quello di raggiungere un bilancio che sia o in pareggio o ancora meglio in attivo a livello strutturale. Fin quando lo si fa attraverso dato di plusvalenze estremamente alto perché in quell'anno si fanno cessioni importanti o percorsi europei che sono piuttosto singolari, come dicevo prima, per una squadra italiana, è positivo, però questa cosa va considerata, cioè sono tutti dati che l'anno successivo potrebbero venirti a mancare. Quest'anno invece l'Inter, passatemi questo termine, ha fatto una stagione normale. Non perché io voglia ridimensionare la vittoria dello scudetto, mancherebbe altro dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista economico, diciamo che quando l'Inter fa il previsionale di bilancio e fa quindi una previsione di quelli che possono essere i risultati della stagione, tendenzialmente, dato che l'Inter fa sempre stime molto prudenti, non prevede la vittoria dello scudetto, ma tra la qualificazione a Champions, che è il risultato minimo, e la vittoria dello scudetto, il gap dal punto di vista economico non è così ampio, come ben sappiamo. Mentre invece a livello Champions, il fatto per esempio di essersi fermati prima ancora degli ottavi di finale può aver comportato un ulteriore calo rispetto alle prospettive iniziali, perché è vero che si sono fatte comunque 2 partite in più, quelle dei preliminari, però a livello economico l'impatto è inferiore e soprattutto un Inter Bodo Glimt, con tutto il rispetto, porta ovviamente anche un interesse e mi viene da pensare banalmente un costo del biglietto per la partita in casa diverso rispetto ad un ottavo di finale con una squadra di un livello ancora superiore. Quindi all'interno di una stagione, ripeto, normale dal punto di vista economico, senza quindi dei picchi in positivo come quelli che citavo prima, l'Inter arriva a piazzare un risultato di bilancio di questo tipo. E quindi, ripeto ragazzi, so che molti dicono a me non interessa il bilancio, io voglio pensare solo al campo, agli acquisti e alle questioni di sportive. Sapete però il peso che hanno queste vicende nella quotidianità nel club e l'impatto che hanno su tutti quegli altri elementi che vi citavo proprio adesso. In estate, quindi, torniamo allora al discorso mercato, l'Inter si sta mettendo nella condizione di poter finalmente gettare delle nuove basi per un prossimo ciclo, non perché questo si stia interrompendo necessariamente e non perché tutte le colonne di questo ciclo debbano essere messe da parte. Io quando all'inizio del contenuto vi parlavo di alcuni giocatori che potrebbero lasciare, parlavo di quelli di cui si parla da tempo, Darmian, Sommer, Mkhitaryan, Acerbi, probabilmente De Vrij, giocatori ormai piuttosto in là con l'età, che però sono stati punti forti dell'Inter di questi ultimi, diciamo, 6 anni, comprendendo anche il secondo anno di Conte, anzi quello dello scudetto. Tutti gli altri, Barella, Di Marco, Lautaro Martinez, forse Bastoni, speriamo, stanno ancora qui. E
a meno di notizie improvvise di queste prossime settimane, tranne, ripeto, forse il solo Bastoni, lo vedremo, dovrebbero far parte anche dell'Inter dell'anno prossimo. Quindi quello che ha la possibilità di fare la dirigenza nella prossima estate è di sostituire tutti questi giocatori che andranno via, fare anche delle cessioni di altri profili, penso a Frattesi, penso a Luis Enrique, giocatori di questo tipo, e andare però a piazzare dei colpi davvero importanti che non sono necessariamente Mbappé e Haaland. Parlo di giocatori, alcuni nomi li abbiamo fatti anche nelle scorse ore proprio con Lorenzo in un altro contenuto che abbiamo pubblicato sul canale. Il primo che mi viene in mente, pensando anche a quella che è la filosofia di Marotta sugli italiani, ovviamente è Palestra. Palestra è uno di quei giocatori che, sia dal punto di vista dello status che dell'investimento richiesto, potrebbe essere paragonato a quello che era stato Barella ormai 7 anni fa, o lo stesso Bastoni. Poi chiaramente non è detto che il rendimento vada così bene come è stato per questi due, però l'obiettivo sarebbe quello. Detto che poi, io lo faccio sempre notare quando si parla di Palestra, ci stiamo dimenticando che, a differenza di quando l'Inter prese per esempio Barella, nella posizione di Palestra oggi ci sarebbe un Denzel Dumfries che non è necessariamente un giocatore da cambiare. Poi dovesse essere ceduto, qualcuno dovesse pagare la famosa clausola che c'è nel suo contratto, allora cambia tutto. Però al momento non ci sono delle avvisaglie particolarmente concrete. Quindi se l'Inter vuol prendere Palestra, deve considerare che però Dumfries in qualche modo va piazzato. Non può investire 40 milioni su Palestra e fargli fare la riserva di Dumfries. Mi sembra abbastanza evidente. Altro giocatore che potrebbe essere, secondo me, considerato all'interno di questo ragionamento è Curtis Jones del Liverpool, che tra l'altro, non so se l'avete visto, ma in queste ore ha lasciato in giro un po' di mi piace sui social ai vari contenuti in cui l'Inter festeggiava lo scudetto, e quindi in tanti hanno detto questa è un'ulteriore conferma del fatto che la sua strada e quella dell'Inter possano effettivamente congiungersi. Secondo me è legittimo essere ottimisti su Curtis Jones, perché va in scadenza nel giugno 2027, quindi entra nell'ultimo anno di contratto con il Liverpool. Mi sembra anche abbastanza intenzionato diciamo a lasciare l'Inghilterra, da quello che si diceva fin dallo scorso gennaio. Quindi secondo me, se l'Inter fa un tentativo serio, potrebbe riuscire a portarlo qui, e per me è un ottimo colpo. Poi ne parleremo meglio anche eventualmente in futuro con prossimi contenuti, ma secondo me, per completare un centrocampo che tra l'altro dovrebbe molto probabilmente prevedere anche il rientro di Aleksandar Stankovic, una mediana con come alternative Stankovic, Sucic e non so se considerare Curtis Jones, forse l'alternativa è anche troppo, uno tra Curtis Jones e Zielinski, diciamo così, con Barella e Çalhanoğlu a completare, non mi sembra affatto male. Poi chiaramente c'è da capire cosa accadrà con Bastoni, come vi dicevo anche prima, anche se in questi ultimi giorni, sia dall'Italia e finalmente devo dire anche dalla Spagna, dopo tanti giorni di discorsi, dalla Spagna dicevano ma ormai è praticamente fatta, bisogna solo capire quando sarà. C'era molto ottimismo in Spagna. Adesso vedo che anche da là comincia a raffreddarsi un pochino questa pista, cominciano a scrivere che il Barcellona si aspettava che anche Bastoni spingesse per la cessione, cominciano a dire che anche Hansi Flick, il tecnico catalano, non è più così convinto di questa operazione. Quindi chi lo sa, io non mi sento ancora sicuro, e ne parlavamo anche nelle scorse dirette durante le partite. Rimango sul chi va là, però diciamo che la sensazione, quello che filtra rispetto alle scorse settimane, è di una trattativa e di una ipotesi, diciamo così, che potrebbe raffreddarsi un pochino. L'Inter parallelamente sta lavorando anche su Muaremovic del Sassuolo, anche lui è un giocatore che sembra ormai aver convinto tutti, e avendo comunque da sostituire sia Acerbi che De Vrij, l'Inter potrebbe comunque piazzare questo colpo. E poi chiaramente tutto il resto della squadra andrà gestita sulla base di uscite ed entrate. Sapete che l'Inter sta cercando da tempo anche un attaccante, comunque un giocatore offensivo con delle caratteristiche un po' diverse. Si parla ancora di Diaby, altro giocatore che l'Inter ha seguito fin da gennaio. Il costo mi sembra un po' alto per essere un giocatore che ormai da più di 2 anni, se non erro, è in Arabia Saudita, si parla di più di 30 milioni, però al di là del nome in sé deve darci l'idea delle caratteristiche che l'Inter sta cercando. E a prescindere, come dico da tempo, sono tutti giocatori, questi che abbiamo nominato e che stanno circolando, che vanno nella direzione del calcio moderno che stiamo vedendo oggi, e probabilmente anche dell'idea di calcio di Christian Chiu, che quest'anno ha potuto applicare solo in parte, in virtù di tutta una serie di situazioni legate alla scorsa sessione di mercato. Quindi ripeto, ragazzi, l'obiettivo, diciamo, di questo contenuto era intanto farvi avere questa notizia, questa
piccola analisi con i numeri che al momento abbiamo a disposizione, che non sono, ripeto, ancora quelli definitivi e totali, sul bilancio dell'Inter e darvi contezza del fatto che secondo me sia una notizia molto positiva e molto impattante. Non sottovalutiamola questa cosa del bilancio di questa stagione, e da qui corroborare quindi l'idea di una sessione estiva di mercato per la quale io capisco i dubbi, perché in tanti anche in queste ore ci stanno scrivendo: beh, io finché non vedo non credo. Per carità, legittimo. L'anno scorso abbiamo vissuto una sessione difficile tra il caso Lookman e tutte le altre situazioni dove l'Inter sembrava dover fare chissà quali acquisti e poi non è arrivato praticamente nessuno di questi grandi nomi. Lo capisco. Il tema poi è che intanto il mercato prende delle vie particolari e si evolve in maniera particolare giorno dopo giorno. L'obiettivo che abbiamo anche noi nel raccontare queste cose è di farvi capire quella che è la situazione. Poi da qui la costruzione di quello che sarà e le operazioni di mercato sono anche nelle mani della dirigenza e della proprietà, che noi naturalmente non possiamo controllare. Noi possiamo limitarci a descrivere la situazione per com'è, che ripeto, devo dire, è molto positiva. Spero di essere stato chiaro all'interno di questo contenuto. Vi invito ancora una volta a cliccare qui sotto sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti, e fatemi sapere anche nei commenti cosa ne pensate di questa situazione. Io, ripeto, voglio essere ottimista. Dopo una stagione come questa, in cui nessuno o quasi si aspettava di vincere lo scudetto, l'Inter vince lo scudetto, voglio caricare ancora di più il mio ottimismo in vista dell'anno prossimo e di una sessione di mercato che speriamo possa farci divertire ancora di più. E vi ricordo ancora anche il club di Passione Inter. Qui c'è il QR code, se no www.passioneinter.club, se volete entrare a far parte della nostra grande community. Ed infine, come sempre, per chi mi segue in podcast, lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.